Ragazzi, andiamo a vedere oggi le migliori 10 azioni, secondo me, del settore healthcare, quindi quello della salute, ok? Sono 10 azioni selezionate a livello globale, come sempre, quindi non solamente in America. Sono quelle azioni che secondo me, per vari criteri, quindi per diversificazione geografica, per diversificazione di microsettore e per tanti altri criteri, sono le migliori in assoluto da selezionare e da valutare, da mettere all'interno del proprio portafoglio. Ma come sempre cerchiamo di fare un percorso organico, cioè cercheremo di spiegare cos'è il settore healthcare, perché è importante investire nel settore healthcare, come abbiamo scelto queste azioni, quindi quali sono i criteri selettivi di queste azioni e poi vedremo le 10 azioni. Okay? Qui siete sempre sul canale M per Mani, il canale che vi cerca di dare come dire, una visione di quale possa essere una tipologia di gestione del risparmio, per il settore degli investimenti, per cercare in qualche modo di dare alla famiglia e ai propri figli un raggiungimento dei propri obiettivi, ok? Per persone che hanno dei piccoli, medi patrimoni, ok? Ma partiamo subito. Che cos'è il settore healthcare? Okay? Il settore healthcare, ve l'ho detto prima, il settore sanitario, quello della salute. Quali sono le caratteristiche principali? Beh, prima di tutto, ragazzi, sapete bene che il settore della salute è veramente un settore diversificato, come lo sono un po' tutti gli altri. Abitualmente, quando si parla di salute, si pensa subito agli ospedali o al comparto farmaceutico. Sicuramente uno dei comparti più forti del settore healthcare è quello farmaceutico, quindi questo lo dobbiamo tenere in considerazione. All'interno ci sono quelle che producono, quelle aziende che producono farmaci, ma poi ci sono anche le biotech, no? Le avete sentite spesso. Sono quelle aziende che hanno una volatilità estrema, sono quelle aziende che fanno ricerca e sviluppo, no, di terapie avanzate e quindi in qualche modo sono volatili appunto perché la scoperta o il brevetto o la riuscita di non riuscire a brevettare qualcosa può incidere sui risultati di questa azienda e sulle prospettive di crescita, ma poi non si parla solo di farmaci, non si parla solo di ricerca e sviluppo in tecnologie avanzate o in ricerca in terapie avanzate, ma si parla anche di dispositivi medici, no? Come può essere la creazione del misuratore di pressione, la barella per il trattamento ospedaliero, insomma, quelli che vengono proprio i dispositivi prodotti medici. E poi c'è tutta la parte di assicurazione sanitaria, che sta diventando sempre più determinante e sempre più importante. Anche qui in questo caso dobbiamo tenerla in considerazione. C'è un comparto che esiste, i costi operativi, i costi in qualche modo dell'assistenza sanitaria diventano più importanti, sempre di più. Sapete bene che soprattutto in Italia sta diminuendo la spesa per i farmaci, la spesa in farmacia, perché purtroppo molta gente sta diventando indigente, cioè non riesce più in qualche modo a pagare i farmaci perché deve badare alle cose essenziali, anche se i farmaci lo sono, ma purtroppo dovrà spendere per l'affitto, dovrà spendere per l'alimentazione. Ma a parte questo, le assicurazioni sanitarie diventeranno sempre più importanti perché anche la classe media, in qualche modo, se vuole fare delle visite, deve farle molto spesso a pagamento. Perché? Perché l'assistenza sanitaria, le visite specialistiche tramite il comparto nazionale diventano veramente con dei tempi di attesa anche annuali se non di più, e quindi nel momento in cui c'è bisogno chi ha la possibilità economica di farlo lo fa. E dato che magari con l'avanzare dell'età diventa importante il rispetto della propria persona, la cura della propria persona, attraverso un'assistenza sanitaria si può in qualche modo ridurre le spese sanitarie, ok? Anche in vista magari di patologie più gravi. E poi vabbè ci sono i servizi di assistenza sanitaria, mi sono anche segnato, quindi gli ospedali, le cliniche, le strutture che offrono servizi di cura ai pazienti e questi diventano sempre più importanti perché sempre più spesso l'ospedalizzazione dura molto poco, bisogna andare in altri centri nei quali si viene in qualche modo da dei genti, si sta un periodo lì all'interno, oppure sempre di più aumentano le RSA. Quindi è una domanda
quella dell'healthcare, quella della salute, dell'aspetto sanitario, sempre più in crescita. Perché? Perché la popolazione, prima di tutto, sta aumentando a livello globale e perché sta invecchiando, ragazzi, e quindi diventa importante sempre di più, c'è sempre di più una domanda dei farmaci, dei dispositivi medici, dell'assistenza sanitaria, quindi in ospedali, in RSA e via discorrendo. E quindi, dato che si ha questa capacità sempre di più di sviluppo medico, diventa importante anche la parte dell'innovazione e della ricerca, perché molte malattie sono ancora da sconfiggere e quindi molti soldi all'interno di questo comparto vengono spesi per cercare di fare ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, nuovi vaccini, nuovi trattamenti genetici. C'è fortemente anche l'innovazione tecnologica qui, lo sapete bene, perché si parla sempre di più di telemedicina, quindi la medicina a distanza, si parla sempre di più di medicina personalizzata, cioè attraverso i parametri e la storicità della persona riuscire a curarla in maniera personalizzata attraverso l'utilizzo di device che monitorano i parametri vitali della persona e quindi ci indicano continuativamente che cosa possiamo migliorare, dove possiamo migliorare rispetto alla qualità del sonno, all'alimentazione, in base ai nostri parametri vitali. Quindi in qualche modo si va sempre più verso quella direzione della telemedicina, della teleassistenza, di una medicina personalizzata e anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per predire quali potrebbero essere le malattie che abbiamo o che avremo nel futuro. Okay? Chiaramente questo è un settore che ha un impatto dal punto di vista sociale, economico fondamentale, prima di tutto perché è un servizio ed è un servizio fondamentale, cioè come dicevo prima la popolazione sta aumentando, la popolazione invecchia soprattutto nei paesi occidentali, ma non solo, perché anche nei paesi come la Cina che sta aumentando in maniera importante l'invecchiamento della popolazione rispetto all'India e quindi c'è sempre più bisogno di un'attenzione dal punto di vista sanitario, ma ha un impatto fortissimo sul PIL perché chiaramente essendoci tanta domanda c'è anche sempre di più offerta, ma ci sono anche tanti posti di lavoro, no? Quindi dei posti aggiuntivi di persone che possono lavorare all'interno. Vediamo bene come ci sia per esempio una carenza in questo momento nel mercato italiano di dottori, lo vediamo in maniera importante, no? Quindi l'offerta è forte e determinante. Quindi per tutto questo è un po' quello che struttura, no? Il settore dell'healthcare e della salute. Ma perché andare a investire in questo settore? Perché come dicevamo prima, come abbiamo finito il capitoletto prima, la domanda è sempre più in crescita di questi servizi. C'è sempre più bisogno magari anche di un'assistenza delle persone anziane all'interno della propria casa, no? Quindi di un'assistenza domiciliare o all'interno di un RSA. C'è sempre più la necessità di farmaci per continuare, si sta allungando la vita in molti casi, però ho letto anche degli studi che dimostrano come si sta allungando la vita, ma la qualità non sta aumentando. Perché? Perché negli ultimi 10-15 anni comunque stiamo in vita, ma avendo molti problemi di salute tamponati dai farmaci, dall'assistenza che abbiamo, ma quindi c'è comunque la possibilità di curarsi, no? E quindi in qualche modo c'è una domanda costante e sempre più forte che crescerà nel tempo. E poi c'è un aspetto di investimento perché c'è bisogno di innovazione, no? Come dicevo prima, le branche di innovazione sono sterminate qui. Cioè se si va nel trattamento personalizzato si hanno delle possibilità infinite, se si va nello studio del genetico si hanno di nuovo un impatto fondamentale magari per curare anche delle malattie fino adesso incurabili. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Un altro aspetto è che l'healthcare è un settore in qualche modo che dà una crescita stabile e dà anche dei dividendi e questo fa un po' il pari con il settore finanziario. Quindi questo è un settore che ha un senso da detenere all'interno del proprio portafoglio. In alcuni casi ci sono alcune azioni, bisogna fare attenzione, un po' le biotech che hanno una forte volatilità rispetto alle altre azioni, ma è un settore dal quale appunto io non starei fuori, cioè è un settore nel quale secondo me è importante essere presenti. Quali sono stati i criteri? Io ne ho segnati
un paio qua attraverso i quali ho selezionato queste azioni. Prima di tutto abbiamo cercato di selezionare delle azioni che fossero innovative e che puntassero tanto sulla ricerca e lo sviluppo. Secondo me questa è la parte fondamentale, perché sempre di più bisognerà sviluppare dei prodotti e dei servizi sempre più personalizzati, dei servizi, dei farmaci che aiutino sempre di più le popolazioni, offrire dei servizi anche di aiuto per le persone che diventano sempre più anziane e per le famiglie dietro, quindi la ricerca, lo sviluppo e l'investimento in questo settore diventa fondamentale, ok? Io mi sono segnato anche come trattamenti innovativi le terapie geniche, le medicina personalizzata, l'immunoterapia, le tecnologie digitali per la salute, insomma c'è un universo di sviluppo, così come la pipeline dei prodotti che può essere in qualche modo sviluppata di farmaci e di trattamenti. Anche in questo caso non abbiamo visto solamente l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, ma abbiamo visto anche la loro posizione all'interno del mercato attuale. Secondo me è fondamentale avere una posizione forte, dominante nel settore e nel mondo, perché scardinare in qualche modo le aziende forti è sempre complesso, lo sarà sempre di più, perché io credo che si vada sempre di più in una direzione dove le piccole aziende verranno acquisite da quelle grandi, no? E quindi in qualche modo cioè le grandi aziende che hanno una leadership di mercato difficilmente possano venire in qualche modo scalzate. Che questo sia un bene per l'economia è tutto un altro paio di maniche, ma atteniamoci ai fatti. Poi, chiaro, posizione dominante, bisogna avere, come sempre ripeto, una solidità finanziaria, pochi debiti, anche se non è facile, perché qui in queste aziende bisogna investire forte, quindi in qualche modo bisogna vedere che ci sia una posizione finanziaria solida, perché se noi facciamo tanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo, ma poi non siamo in grado di sostenerli perché abbiamo dei bilanci poco sostenibili, diventa preoccupante. Quindi dobbiamo guardare in maniera importante qui quali sono i ricavi e le marginalità di queste aziende, no? Quindi questo diventa un punto fondamentale. Come sempre guardiamo all'espansione dei mercati emergenti, perché ormai il mondo è uno, non è solo più la realtà europea o la realtà americana, dobbiamo guardare a 360 gradi il nostro globo, dobbiamo guardare anche il Sudafrica, dobbiamo guardare il Messico, dobbiamo guardare il Brasile, dobbiamo guardare l'Indonesia, Taiwan e via discorrendo. Ormai dobbiamo puntare veramente ad avere una visione a lungo, ad ampio raggio, anche perché è vero che noi invecchiamo nelle popolazioni occidentali e in Cina, ma nei paesi emergenti dove magari la popolazione è anche più giovane, se aumenta in qualche modo la qualità della vita, c'è un reddito più alto, le spese sanitarie aumenteranno in maniera determinante. Poi va bene, perché mi piace questo settore, come abbiamo selezionato in base alla diversificazione dei prodotti, no? Perché ci sono tante diversificazioni, come dicevo prima, di servizi, di prodotti e via discorrendo, quindi si è avuta la capacità anche di andare a selezionare delle aziende che fossero specializzate in microsettori differenti. È chiaro che anche in questo caso bisogna essere capaci di sapersi adattare ai rischi regolatori e di adattabilità ai mercati, ai cambiamenti, alle normative. Questo lo ripeto tutte le volte che trattiamo dell'analisi verticale su dei settori, perché ogni settore magari può in qualche modo essere vincolato a delle decisioni normative. La capacità delle aziende di sapersi muovere attraverso questi cambiamenti è fondamentale, essere adattabili è fondamentale, così come avere una forte stabilità, di cercare penetrazione nei mercati nuovi emergenti, sono tutti elementi che ormai non si può più nascondere. Ok? Partiamo dalla prima azione, ragazzi. La prima azione degli Stati Uniti, come sempre, la Johnson Johnson, vabbè, questa ragazzi la conoscete tutti, ha una posizione farmaceutica molto forte, produce anche dispositivi medici e prodotti da banco. Secondo me è una delle aziende healthcare più grandi e soprattutto diversificate del mondo, ecco questa è la parte importante, e importante in tre settori, in tre macro segmenti importanti: la farmacia da prescrizione, i dispositivi medici e prodotti consumer, ok? Quindi come la Neutrogena che voi conoscerete sicuramente. Quindi sono tre settori fortemente diversi: i farmaci, quindi quelli che hanno bisogno di una prescrizione, i dispositivi medici
che possono essere quelli ortopedici ad esempio, e prodotti consumer. Ok? Quindi quelli che noi possiamo andare a comprare in farmacia, che non sono veramente dei farmaci, ma che hanno, come dire, l'etichetta di dispositivi, cioè come potrebbe essere la crema, no? E quindi in qualche modo che hanno sempre un'etichetta di prodotto riconosciuto della salute. È un'azienda veramente grossa, enorme, questa è diversificata, enorme, io la metterei nel mio portafoglio. Un'altra azienda importantissima degli Stati Uniti è la Eli Lilly, è un'azienda enorme ragazzi, è un'azienda veramente veramente grande, è un'azienda che mi piace perché è leader nella produzione di farmaci per il diabete. Sapete che purtroppo il diabete è la malattia forse principale insieme a quella tumorale, è la malattia probabilmente che sta crescendo in maniera esponenziale, scusatemi, sempre di più, perché a causa dell'alimentazione, della sedentarietà che abbiamo. Quindi insieme alla parte oncologica, che anche Lilly tratta, e la parte neurologica, sempre, che ha dei farmaci per l'Alzheimer, sta diventando veramente, secondo me, un'azienda da tenere nel proprio portafoglio, perché tratta tre malattie fondamentali: diabete, oncologia e Alzheimer, e senza considerare che sta sempre di più cercando di sviluppare dei prodotti per l'obesità, no? Quindi per questa malattia dilagante. Quindi è presente con prodotti in quelle malattie che ormai sono le più diffuse sul pianeta, soprattutto nei paesi occidentali, probabilmente in alcuni contesti, per alcune tipologie come il diabete, ma soprattutto questa è un'azienda che fa innovazione continua, quindi è importante in qualche modo tenerla nel proprio portafoglio, ok? Azienda numero 3, questa è di nuovo un'azienda degli Stati Uniti, AbbVie, il ticker è ABBV. AbbVie, me lo sono segnato, questo ci tenevo a dirvelo, è un'azienda che è famosa perché vende uno dei farmaci più famosi, più venduti al mondo, che è Humira, ma sta rivoluzionando, come dire, diversificando il proprio portafoglio prodotti, ne sta producendo altri, mi sono segnati tipo il Rinvoq, ha acquisito Allergan e via discorrendo. Quindi quello che sta cercando di fare AbbVie è di essere un po' leader nel settore delle malattie autoimmuni, no? Oltre che nella parte di oncologia, ma le malattie autoimmuni stanno aumentando sempre di più, probabilmente dovuta al contesto sociale nel quale viviamo, con forti stress, e quindi questi farmaci immunologici diventano sempre più importanti. Non è sviluppata solo in quello, è anche nella parte oncologica, ma vediamo che stiamo mettendo dei tasselli come sempre al nostro portafoglio. Cioè, abbiamo visto precedentemente Johnson Johnson che fa farmaci, dispositivi medici, prodotti consumer, poi abbiamo visto che ci siamo portati su Eli Lilly, che ha la produzione di farmaci nelle malattie più alte come diabete, oncologia e via discorrendo, AbbVie che si sta sviluppando e determinando sulla parte di immunologia. L'azienda numero 4 è sempre degli Stati Uniti, è la Pfizer, molto forte, come sapete, per i vaccini, per i farmaci infettivi, le oncologie e le malattie rare. Adesso è in un momento nel quale lei ha un grande portafoglio di farmaci, questo è indubbio, è la leadership nei vaccini, sta cercando di diversificarsi e di tornare un po' agli antichi fasti dopo la creazione di questo vaccino del Covid-19. Chiaramente ci sono c'è una volatilità, insomma, però sapete bene che il Covid-19 era qualcosa di probabilmente imprevisto, e quindi la produzione di questi vaccini non può essere considerata all'interno, no, delle nostre analisi in termini di profitti, di mantenimento dei profitti o della redditività di quel periodo. È chiaro che io credo che avere un'azienda sui vaccini specializzata in quella possa
essere importante, sempre di più in un ambiente nel quale si paventano delle nuove pandemie nei prossimi 10-100 anni. Adesso io dico 100 anni perché in realtà si parla di avere pandemie molto più in maniera veloce rispetto al passato. Ci auguriamo tutti di no, ma comunque il vaccino non è solo legato a delle pandemie, ma può essere legato anche ad altri aspetti che creano meno scossoni e meno problematici. Azienda numero 5, sempre degli Stati Uniti, è la Merck Co. Questa azienda è un po' particolare, nel senso che probabilmente molti non la conoscono, è un'azienda che sviluppa, cioè lavora soprattutto in alcuni settori come quello oncologico, dei vaccini e delle malattie infettive, ma è molto conosciuta se andate a cercare questa azienda per il farmaco che è immunoterapico per la lotta contro il cancro, e il Keytruda. Quindi è molto, cioè, è molto sviluppata attraverso questo prodotto, cioè si spinge molto su questo prodotto e anche in alcuni vaccini. ehm, Però la sua potenza è nella vendita di questo farmaco in questo momento oncologico, ma si sta sviluppando anche nelle malattie infettive, che secondo me è un punto fondamentale della modernità, anche qui causata probabilmente da tantissimi aspetti, non si sa, non sono ancora stati determinati quali, probabilmente dagli allevamenti intensivi è una delle ragioni, ma i vaccini in qualche modo, come dire, per le malattie infettive diventano sempre più determinanti. Altra azienda, sempre del paese americana, è Regeneron, scusatemi, Pharmaceutical, ok? Questa è un'azienda che in qualche modo investe in maniera importante negli anticorpi monoclonali. Ne avete sentito parlare spesso negli ultimi 5 anni, non entrerò in merito anche perché non sono un dottore, magari direi delle fesserie, ma leggendo molto in giro ho visto che è un po' specializzata in questo campo, che è un settore assolutamente interessante. Continua ad essere un leader nella ricerca biotech, quindi biotecnologica, quindi fa molta ricerca e sviluppo per avere come dire, uno sviluppo in campo medico, ma anche nella terapia genica, quindi è fortemente innovativa questa società. Non per questo non ha delle solide basi, perché ha anche delle terapie con il cancro e per la parte immunologica, quindi ha diversificazione, ma nello stesso tempo quello che mi piace, sempre come dire, nella bruttezza di questo argomento di quanto riguarda la salute, e che quindi lavora fortemente per l'innovazione. Questa è un'azienda, secondo me, che ha delle forti basi perché è già fortemente strutturata, ma può veramente in qualche modo far vedere sempre di più la propria potenza negli anni a venire, anche perché investe nelle malattie rare, e sapete ragazzi che le malattie rare magari non portano subito soldi, ma in qualche modo se si scoprono dei brevetti o delle cure possono rivoluzionare il mondo e quindi anche l'aspetto economico. Sono sviluppati anche dal punto di vista oftalmologico, quindi per gli occhi, quindi è importante essere presenti anche in questo microsettore. Ci spostiamo in un paese per la settima azione in Svizzera con la Novartis. Questa è un gigante, Novartis la conoscete penso quasi tutti, è fortemente sviluppata e spinge per l'innovazione nel settore oncologico, della neurologia e dell'immunologia. Ehm, ehm, Quello che mi piace di questa azienda è che cerca di sviluppare in qualche modo dei farmaci nuovi rispetto alla concorrenza dove c'è alta marginalità, ecco, perché uno dei problemi nel settore hacker è che c'è una forte competitività, ci sono dei forti costi di innovazione, di ricerca e di sviluppo, e quindi molto spesso magari i margini possono essere bassi inizialmente. Loro cercano di sviluppare qualcosa che magari non è ancora così, cioè dei farmaci innovativi rispetto alla concorrenza, e quindi si hanno delle marginalità ben più importanti rispetto agli altri paesi.
Torniamo negli Stati Uniti, un'altra azienda che mi piace molto, che investe sulla fibrosi cistica, è la Vertex Pharmaceutical, ok? La sua specializzazione è in questo settore, ma è anche forte nella biotech, nella biotecnologia. Quindi diciamo che in qualche modo anche in questo caso va nella direzione di un po' essere la sorpresa, no? Questo Vertex Pharmaceutical come Regeneron sono un po' quelle due azioni un po' più a sorpresa che sono molto innovative, cercano di investire anche in malattie genetiche rare, sono quelle che hanno quel plus probabilmente di poter sviluppare un po' più di crescita magari rispetto ad altre, no? E nello stesso tempo differenziano un po' il nostro portafoglio. Poi abbiamo le ultime due aziende che non sono più americane, una è svizzera, che era Roche, che è un player dominante nel settore oncologico, quindi purtroppo sappiamo tutti che la malattia oncologica è una malattia che ha una fortissima penetrazione in tutto il mondo, sta aumentando sempre di più, le ragioni sono numerosissime, dall'inquinamento all'alimentazione, alla sedentarietà, allo stress e via discorrendo, ma molte aziende sono sviluppate, cioè cercano di canalare i propri sforzi all'interno di questo settore, questa è una di quelle. Quindi secondo me ha una forte appetibilità per quanto riguarda la parte oncologica, ha anche una parte diagnostica e di immunoterapia meno sviluppata, ma è un'azienda oltretutto svizzera, quindi ci diversifichiamo un po' nazionalmente e quindi potrebbe avere senso da tenere all'interno del portafoglio. La ultima, la decima e la ultima azienda è una società della Danimarca che mi piace perché sta cercando in qualche modo di verticalizzarsi sul trattamento del diabete e dell'obesità, le malattie che stanno diventando veramente problematiche all'interno del mercato europeo e mondiale. Scusatemi ragazzi, come sentite stanno facendo dei lavori improvvisi al piano superiore. Quindi diciamo per terminare questo video che la Novo Nordics è la decima azienda che io mi sento di consigliare in maniera importante perché si verticalizza su un ambito veramente importante come quello del diabete e dell'obesità, che sono le malattie imperanti occidentali, ok? Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di offrire una copertura globale all'interno di mercati differenti come quelli USA, come quelli della Svizzera, come quella Danimarca, quindi veramente diversificati dal punto di vista geografico. Abbiamo fatto una diversificazione settoriale, quindi farmaci, vaccini, abbiamo guardato all'oncologia, al diabete, alle biotech e al comparto della diagnostica e abbiamo puntato molto su delle aziende innovative, no? Quindi molte di queste aziende hanno una pipeline di farmaci molto molto promettenti, quindi c'è una forte diversificazione in ogni ambiente. Scusatemi ancora per il rumore ragazzi, vi chiedo di commentare all'interno dei commenti, di dire la vostra, se vi sono piaciute queste 10 azioni, cosa voi consigliate, cosa non consigliate di queste 10 azioni, ma soprattutto proponetene voi di nuove, dite cosa pensate possa essere importante per un investimento di medio-lungo periodo nel settore dell'healthcare, quindi della salute. Vi aspetto ragazzi, ciao, grazie.